amici del bosco, oggi impariamo a coltivare i cavoli. E so cavoli, coltiviamo i cavoli perché sono buonissimi, ci accompagnano in tutto l'inverno e fanno benissimo alla salute. Abbiamo una bella striscia di 20 metri da preparare, la dobbiamo arricchire bene perché i cavoli sono grandi consumatori, lavorazione, una concimazione e poi cominciamo con i trapianti. Comunque nel video vi raccontiamo i segreti per avere dei bei cavoli. I cavoli non sono difficili da coltivare, però ci vuole un suolo adatto. Noi l'abbiamo arricchito il più possibile e anche reso più soffice con l'utilizzo di diversi materiali. Abbiamo preparato tutto, un sacco di compost autoprodotto, le piantine che invece abbiamo dovuto acquistare e poi ci servono la grelinette, c'è Tommaso al lavoro che è il mezzo, lo strumento che utilizziamo per ossigenare il suolo. Per integrare invece il compost usiamo un rastrello, un aeratore stellare. Letame di cavallo maturo, quindi ringrazio Luca che ce l'ha regalato. Aggiungiamo anche questo al mix che mettiamo nell'aiuola. Ok, stiamo facendo la mista, diciamo, per il compost. Abbiamo utilizzato il materiale che avevamo, c'era un po' di compost fatto con gli scarti dell'umido e scarti vegetali, abbiamo un po' di letame di cavallo compostato, ci aggiungiamo un po' di accumulatore di microrganismi in fase solida, che male non fa. Abbiamo fatto un calcolo di 5 litri di compost al metro quadro, abbiamo 20 metri di striscia, quindi circa 100 litri con un'aggiunta di accumulatore. Adesso mischiamo il tutto, cerchiamo di omogeneizzare la massa e poi lo spandiamo. Questo è un impasto di grandissima qualità, questo è proprio cibo, non ce lo mangiamo direttamente così, leggermente trasformato, ma è nutrimento anche per noi. I nostri cavoli vogliono un terreno sciolto e ricco. Per i cavoli è molto importante piantare cavoli su un terreno compattato equivale a non avere una produzione. Più mangiano e più vengono grossi, quindi sono piante che richiedono una buona dose di cibo. Questa era l'aiuola dove sono cresciute le cipolle quest'estate. La terra stava comunque bene, c'è stata una pioggia che l'ha mandata velocemente in tempera. Abbiamo passato qui semplicemente la grelinette. Adesso dove ci sono un po' di erbe spontanee le togliamo, sempre per dare il nostro vantaggio ai cavoli. La terra sta alla grande, stava già alla grande. Adesso facciamo un leggero diserbo a mano, non siamo nemici delle erbe ma dobbiamo un po' favorire le condizioni. Mettiamo 5 litri del nostro compost all'incirca ogni metro, distribuisco e poi lo integriamo sempre nei primissimi centimetri. Che lavoro! Abbiamo messo l'impianto a goccia che è molto importante perché nella prima fase di crescita, adesso che siamo in estate, i cavoli hanno bisogno di avere una terra umida con costanza, altrimenti hanno uno stress e bloccano la crescita. E ora proteggiamo tutto con una bella pacciamatura prima del trapianto. All'inizio sì, dobbiamo preparare molto bene il terreno, dobbiamo bagnarli all'inizio perché ovviamente li piantiamo nel periodo più caldo dell'anno, quindi hanno bisogno di irrigazioni abbondanti, però soltanto per il primo 3 settimane, mese diciamo. Dopodiché, se abbiamo ben pacciamato e abbiamo ben lavorato, io tendo a non fare più niente. Aspetto semplicemente che maturino e raccolgo il frutto. Quando mettiamo la pacciamatura è utile stare a cavallo della striscia, con le mani cercare di renderla il più omogeneo possibile, altrimenti se ci restano delle chiazze di pacciamatura poi è difficile andare a inserire le nostre piante, e coprire molto bene tutta l'area senza lasciare zone scoperte, cercando però di mantenere la forma della nostra striscia ben chiara, quindi con i sentierini laterali ben visibili e se, come abbiamo fatto qui, abbiamo un solco che si possa ancora vedere e controllare. Metterei tutto a 60 cm senza stare a confondermi, ogni pianta singola, perché è più semplice. Questo discorso che vi dicevo può servire se vogliamo mettere a 40 o se vogliamo mettere le piante più strette. Allora è bene avere un cavolo che si sviluppa in alto accanto a un cavolo che si sviluppa in basso.
Quando si va a fare un trapianto non si sa mai bene quanta distanza lasciare tra una pianta e l'altra. I cavoli hanno uno sviluppo diverso, quindi andrebbe tenuto in considerazione quello che abbiamo scelto. Ci sono dei cavoli che tendono a crescere più in alto come i cavolfiori, o altri a fare delle foglie belle larghe più in basso come le verze. Organizzando bene lo spazio, insomma, possiamo ottimizzare. Nel nostro caso abbiamo scelto una misura comune per tutti e quindi abbiamo lasciato 60 cm lungo la fila, comunque un 50-70 cm nei cavoli più grandi è una distanza necessaria. Quindi qui abbiamo delle piante che sono piuttosto vecchiotte, non sono un granché, la radice è molto spiralizzata attorno al pane del terriccio. Quando ci troviamo di fronte a un cavolo in questa maniera, che se compriamo piante al vivaio è la condizione abbastanza standard, quello che conviene fare è rompere la parte finale e magari aprire leggermente, così si stimola la produzione di nuove radici e soprattutto si evita che le radici restino semplicemente qui concentrate su questo piccolo panetto di terra, ma cerchino di andare a cercare i nutrienti nel suolo. Si leva le prime 2, 3, 4 foglie, dipende da come è messa la pianta, e poi si va ad interrare la pianta praticamente fin qua al colletto, perché il cavolo tende a gettare nuove radici dalle intersezioni dove c'erano le vecchie foglie. Vai che trapianti, la terra è sofficissima, la paletta quasi non serve. Mettiamo tutto all'esterno, abbastanza vicino al tubo di irrigazione, di modo che l'acqua arrivi bene. Si va a fare un trapianto bello profondo. La terra è morbidissima, se possibile si tira un po' sulla pianta per sistemarla, gli diamo una leggera compattatina. Fatta. Queste fogliolline qui non ci sono, ok, e possiamo quindi interrarle. Anche un po' di più. Il compost, oltre ad averlo messo, diciamo, di fondo su tutta l'aiuola, lo aggiungiamo un po' anche in fase di trapianto, qui nella buchetta vicino alle radici. La piantina si vizia un po', però diciamo che ha un bel aiuto, anche perché il compost è ricco di vita e quindi andiamo subito ad attivare la microbiologia intorno alle radici. Alla fine in questi 20 metri siamo riusciti a mettere 65 cavoli, molto diversi tra di loro. Abbiamo messo cavoli diversi, ma anche diversi per varietà, ovvero periodo di maturazione. Questo è importante, fatelo sempre, differenziate il raccolto nel tempo, perché se poi vi trovate 50 cavoli maturi tutti insieme, sono cavoli, non riuscite a mangiarli e poi avrete dei periodi senza cibo. E dopo tutto questo lavoro, adesso i nostri cavoli li vogliamo proteggere bene e quindi mettiamo un telo con doppia funzione. La principale è una funzione anti-insetto, perché ora cavolaia, altica e altri insettini vari che girano e che potrebbero fare danni ce ne sono, e con il telo li limitiamo. Ha anche una funzione ombreggiante, anche un telo bianco ha un minimo di protezione. E che magari riesca anche a proteggerle durante le fasi invernali, quando stanno andando a maturazione, da delle gelate, perché lo stesso anti-insetto che mettiamo adesso ad agosto e che protegge dal sole e dagli insetti può comunque creare una condizione abbastanza favorevole nel caso ci siano gelate prolungate. I cavoli sono una pianta che sopporta bene il freddo, per questo è la coltura per eccellenza invernale, ce li possiamo tenere nell'orto a lungo, però hanno diversa sensibilità. Ci sono alcuni che arrestano la loro crescita ad un certo punto e altri che, se arriva il freddo, come un cavolfiore, arriva cioè una temperatura sotto lo zero, praticamente si rovinano definitivamente. Le verze invece sono resistentissime e possono sopportare anche in meno 10 gradi. I cavoli ne esistono veramente tantissime varietà, hanno dei cicli vegetativi molto differenti. Ci sono alcuni cavoli che possono, anche lo stesso cavolfiore può passare dai 90 fino ai 210 giorni e questo vale un po' per tutte le piante, quindi tra precoci e estremamente tardivi dobbiamo cercare di mettere nei nostri orti cavoli che possono essere raccolti un po' per volta e non tutti insieme. Una
una curiosità che riguarda il cavolfiore: per avere quelle belle palle bianche ci vogliono un po' di cure, e una cosa interessante è che si possono utilizzare le stesse foglie del cavolo per fare una vera e propria copertura del fiore. In questo modo, protetto dai raggi del sole, rimarrà più bianco, più tenero e anche più protetto magari dal freddo. Quindi si può fare proprio una vera e propria legatura con le foglie per proteggere il fiore quando comincia a svilupparsi, nelle ultime settimane, diciamo, quando sta crescendo. I cavoli sono sottoposti anche ad alcune malattie ed alcuni predatori. Il più temibile è la cavolaia, dalla quale ci si protegge con una rete antinsetto, una cosa fondamentale, ma ci sono poi anche altri sistemi, come per esempio controllare che non ci siano larve o addirittura uova sulle foglie. I cavoli hanno per l'appunto bisogno di molto cibo, molti nutrienti, e li possiamo dare sia con un compost ma anche con dei trattamenti fogliari, vari biofertilizzanti o dei semplici macerati che possono comunque dare in una fase iniziale azoto, ma poi uno spettro di minerali un po' più ampio durante le fasi di crescita e maturazione. All'inizio si può utilizzare anche un macerato di pomodoro che tende a tenere lontane le farfalle della cavolaia. Altri insetti che danno fastidio ai cavoli: l'altica, ci sono varie nottue, ovvero le farfalle notturne che nel loro stadio giovane sono appunto delle larve che mangiano foglie. C'è la cecidomia del cavolo, che è un insetto che da noi è poco diffuso ma se arriva fa dei danni. Poi ci sono delle malattie fungine come l'ernia del cavolo. Un altro predatore temibile per i cavoli sono le lumache e le limacce, che amano queste belle foglie giovani e teneri. Quindi il problema si ha soprattutto nella fase di trapianto, nelle prime settimane. Quando il cavolo comincia a crescere, le lumache non sono più un problema. Anticipando la messa in campo e quindi in un periodo in cui non c'è pioggia, ci saranno sicuramente meno limacce, quindi spero che il problema sia meno grave. Anche contro le limacce ci sono tanti rimedi. Tenete d'occhio sempre quello che avete messo a terra per vedere quali sono i problemi che si presentano. Tanti cavoli nell'orto significano anche tanta salute, perché è veramente una famiglia, quella delle brassicacee, che ci dà tantissimi nutrienti fondamentali. Mangiamoli in abbondanza, hanno tante vitamine, sostanze nutritive di diverso tipo, addirittura delle proprietà antitumorali. Quello che vi raccomando è, quando possibile, con gli ortaggi giusti, consumarli crudi. Per esempio i fiori dei cavolfiori si possono mangiare anche così, quando sono belli, compatti, freschi, si possono mangiare crudi. Mi piace tantissimo il cavolo nero perché è una pianta che si può portare avanti molto a lungo, è molto bello, anche se i broccoli hanno delle forme meravigliose. La frattalità dei broccoli è qualcosa di geniale. Spero che questo video vi sia stato utile, vi sia piaciuto. Buoni cavoli a tutti, sono veramente una fonte di salute, non li facciamo mancare nell'orto. Ci vediamo al prossimo video, ciao! Dalla prova della vanga tutto dipende.